confusione in autostrada. Te l'ho detto cosa mi è successo qualche settimana fa? Onestamente no, è mezz'ora che parlo. Se ti sto annoiando dimmelo che mi sto muto. Ascolta quello che ho da dirti. Fidati che ti interessa. Ti interessa perché ti riguarda. E parla. Devi avere un po' di pazienza però, nel senso che quello che sto per raccontarti potrà sembrarti strano all'inizio, ma tu non farci caso. Alla fine sono certo che capirai. Prima ti ho detto qualche settimana. In realtà è come se fosse accaduto ieri. Stavo annaffiando le piante in giardino, come faccio di solito, finché non mi è parso di avvertire qualcosa di strano, come se qualcuno mi stesse osservando. E tu che hai fatto? Aspetta, non ho avuto la forza di guardarmi intorno, come quando rimane un po' fisso nel vuoto a guardare un punto, salvo poi ridestarti. Una mezz'oretta dopo, invece, mentre leggevo, una ragazza si avvicina e si siede accanto a me. All'inizio non ci ho fatto caso. Questa era lì che mi toccava, mi guardava, ma per me era come se non ci fosse. Voglio dire, sapevo che c'era, ma non lo so, non le davo retta. A condizioni normali uno si sarebbe chiesto chi fosse, come è entrata, ma a me queste domande di per lì non mi sono manco passate per la testa. So solo che nei giorni successivi abbiamo trascorso del tempo insieme. Aspetta, non ti sto capendo. Un estraneo rientra in casa e tu non gli dici nulla? Vabbè che da un bel po' che non ti vedo. Ma insomma, però, voglio dire. Tranquillo, non ho assunto sostanze, non ho avuto incidenti invalidanti. Te l'ho detto che questa storia ti avrebbe confuso. Io stesso mi sento disorientato ancora adesso. Vabbè, comunque, continua. Scusa, non ti volevo interrompere. In realtà non c'è granché da dire. All'inizio abbiamo trascorso un po' di tempo insieme. Sembrava di stare con un'amica di sempre. E cosa ti diceva? Nulla, per lo più ero io a parlare, oppure semplicemente lei restava lì. A volte scompariva, ma io non sentivo l'esigenza di cercarla. Se c'era bene, se non c'era uguale. Perciò lei veniva e se ne andava così, senza dire niente. Esatto, proprio così. Almeno fino a quando non è davvero cambiato tutto. Quel giorno ci siamo riposati, eppure ho avuto la sensazione che non ci fossimo fermati per un solo momento. Dopo, entrando in casa, le ho mostrato la mia libreria. E poi abbiamo, anzi, gli ho discusso della risonanza Schumann e addirittura recitato un brano tratto dall'Empedocle di Hölderlin. Ora, che tutte queste cose interessassero a me, lo sapevo già. Quello che non capivo erano le ragioni per le quali lei sembrasse molto appassionata. All'inizio mi chiesi come mai, salvo poi accettare il fatto che le cose stessero così e basta. Vale, credimi, non ti sto capendo. Schumann, Empedocle. Devi capire che lei era come una bambina, osservava tutto, mi stava ad ascoltare, giocava. Poi all'improvviso si presenta questo libro, mi dice che l'ha scritto lei e che parla di una storia che ha inventato lei di sana pianta, su un uomo finito e la sua vita. Capirà, all'inizio non l'ho presa sul serio, poi però man mano che leggeva quella storia mi sembrava familiare. Troppi episodi ricordavano con inquietante esattezza esperienze che avevo vissuto, persino rispetto a come mi ero sentito vivendole, cioè passi per l'evento in sé, visto da fuori, ma come faceva a indovinare cosa mi passava per la mente e a descriverlo in maniera così precisa? Come può essere? È quello che mi sono detto anch'io, com'è possibile? Quando non ho avuto più dubbi che il protagonista del libro fossi io, gli ho chiesto se avessi potuto leggerlo io. Ero troppo curioso di sapere come andava a finire. Sai cosa mi ha risposto? Che ti ha risposto? Che solo lei poteva leggerlo, perché io l'avrei letto tutto in una volta. E a quel punto che hai fatto? Ho insistito per un po', poi ho lasciato perdere. Mentre leggeva però, sessione dopo sessione, quel racconto mi aveva stregato. Era diventata un'ossessione, non faceva altro che pensarci. Lei era troppo lenta, ormai sembrava quasi che leggesse una pagina alla volta, spesso interrompendolo sul più bello. Non le potevi chiedere di leggere più pagine alla volta? Ci ho provato, l'ho addirittura supplicata, ma lei niente. Leggeva quando voleva lei e quando pareva a lei. E allora? Non ci ho visto più. La situazione ormai era insostenibile. Ma chi ammazzaste? Non direi. Come non direi?
Volevo, lo ammetto, però alla fine lei è scomparsa. Scomparsa. Sì, 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 scomparsa, proprio svanita nel nulla. E il libro? Questo è il bello. Niente ragazza, niente libro. E finisce così? Qualche giorno dopo, non ricordo bene quando, lei è riapparsa, mi ha detto che mi aveva perdonato e che mi avrebbe riletto il libro fino alla fine. Poi dopo se ne sarebbe andata e non l'avrei più rivista. Fratello, io non lo so che cos'hai, ma questa storia è troppo strana. Poi vorrei capire cosa c'entra con me, visto che oramai mi hai raccontato tutto. Non tutto. Ah, c'è anche dell'altro. Certo che c'è. Ti ricordi di mio cugino Angelo, sì? Buona muzza, certo me lo ricordo. Ecco, uno degli episodi raccontati nel libro riporta quel pomeriggio in cui è morto. Io e te lo avevamo lasciato solo in quella sala giochi, ricordi? Ricordo pure questo. Ecco, io invece ricordo che tu conoscevi i ragazzi che lo hanno pestato a sangue e ricordo pure che lo prendevi spesso in giro perché suo padre era pieno di soldi. Lello, non ti sto capendo cosa stai volendo dire. Credo che tu lo sappia. No, io non so nulla e stai attento a quello che stai per dire. Che è, sta ucciamingata l'ha scritto nel libro? No, il libro riportava soltanto quello che io ricordavo di quel pomeriggio. Ma allora da dove ti vengono tutte queste strane idee? Dal finale? Nel libro infatti non c'erano solo ricordi, ma anche situazioni che dovevano ancora verificarsi. Lello, frate, ascoltami, tu non stai bene con la testa. Sentiamo come finisce sto libro. E che volessi fare quello coso? Non lo so, il libro finisce così.